Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati a questo nuovo video sul canale di Andrew Riker. Allora, anche quest'oggi ci cimenteremo finalmente, dopo tanto tempo in cui siamo rimasti un po' indietro con il lavoro, con una nuova fase di montaggio relativa all'Enterprise D della Eaglemoss Hero Collector. Questo imponente modello, non privo di difetti, non privo di, diciamo, forse imperfezioni rispetto a quello che magari ci aspettavamo inizialmente, però che comunque alla fine risulta abbastanza gradevole, abbastanza di impatto scenico una volta visto come procede il montaggio. Ormai siamo abbastanza avanti nella fase di assemblaggio della sezione a disco e devo dire che le sue dimensioni lasciano veramente a bocca aperta. Allora, come promesso, adesso cercheremo, per velocizzare, di accorpare un po' la fase di unboxing e di montaggio vero e proprio, pertanto passiamo direttamente a visualizzare il fascicolo numero 15. Allora, nel fascicolo numero 15 ci troveremo ad avere a che fare, come al solito, con alcune parti dei pannelli di montaggio relativi alla sezione a disco, ovviamente. Abbiamo il vano batteria che andrà poi montato nella gondola di curvatura. Qui ci sono i due motori a impulso che andranno appunto nella sezione a disco. Qui vediamo la copertura della gondola di curvatura. Questo è il foro dove andrà appunto la batteria. Qui ci sono alcuni banchi phaser che andremo ad assemblare. Ci verrà fornito la prima parte dello scheletro della sezione inferiore della sezione a disco, con relativi LED, fascette varie, eccetera, e una terza PCB che probabilmente servirà per alimentare i LED relativi appunto alla parte inferiore della sezione a disco. Qui ancora una volta una parte di telaio e poi qui troviamo sul fascicolo tutta la spiegazione di come procedere in queste fasi, vedete? Chiaramente poi le vedremo direttamente nella fase di tutorial, se così vogliamo chiamarlo, perché ormai più che tutorial è uno stato di avanzamento lavori, perché le operazioni da fare sono praticamente ormai sempre le stesse. Ok? Bene, vediamo un po' ancora avanti. Questa volta un po' di tempo ce lo porterà via probabilmente, perché dovremo fare alcuni montaggi un pochino precisi, però comunque in linea di massima riusciremo a farla. Qui come al solito abbiamo a che fare con alcuni riferimenti agli episodi visti nella serie TV, questo in particolare relativo all'episodio della stagione 3, episodio 19, le vacanze del capitano, vedete? Dove era su Raisa. Ecco qua, qui l'episodio 3, stagione 3, episodio 20, questo è il 3:21, con Reginald Barclay alle prese con il ponte ologrammi e le sue fantasie. Qui l'episodio stagione 3, episodio 22, che era il collezionista in pratica, no? Quello che aveva rapito Data perché era l'esemplare unico della sua specie. Qui l'episodio stagione 3, 23, dove troviamo Sarek. Eccolo qui di nuovo. E questo è quanto. Bene, allora diamo un'occhiata veloce anche a quello che riguarda le parti. Queste sono relative al stage 55. Come possiamo vedere c'è appunto il vano batteria con l'interruttore. Troviamo poi questa parte che andrà ad assemblarsi dietro all'hangar navette principale. Ok?
andando avanti troviamo appunto i banchi phaser e la copertura inferiore della gondola di curvatura. Con questo praticamente dovremmo averla, credo, completata. E nello stage 57 troviamo la terza PCB, appunto, con un nuovo interruttorino e una parte del telaio, della parte inferiore ovviamente della sezione disco. Stessa cosa per il 58, dove troviamo un'altra parte del telaio inferiore, alcuni LED e una molla, mi sembra, con un perno. Poi andremo a vedere meglio le loro funzionalità. Bene, a questo punto vi direi che possiamo direttamente passare alle fasi di montaggio. Attivare! Bene, ma prima di iniziare vi ricordo come sempre di visitare il sito di extratrack.com, un sito veramente ben fatto dove troverete tutte le curiosità inerenti al mondo della fantascienza e comunque del mondo del cinema in generale, quando ha a che fare anche minimamente con qualche argomento di fantascienza. Ovviamente è concentrato in maniera principale verso l'universo di Star Trek, però offre sempre molte svariate panoramiche nell'ambito della fantascienza in generale, quindi troviamo un po' riferimenti anche a molte altre serie di fantascienza famose o meno, e sicuramente anche riferimenti a tutto quello che ruota intorno al panorama sci-fi sia italiano che internazionale. Ovviamente quello internazionale la fa sempre da padrone perché è molto più presente a livello generale. Bene, oltre al sito vi ricordo anche che Extra Track gestisce e produce un canale su YouTube dove troverete numerosi video, sia come live inerenti alle spiegazioni, al dibattito e ai commenti sui vari episodi delle varie stagioni e delle varie serie di Star Trek esistenti sia al momento e sia diciamo nel panorama delle serie già prodotte in passato. Ci sono anche video dove potrete trovare dei riferimenti tecnici ad astronavi eccetera, insomma c'è da passare un bel po' di tempo. Poi nelle live spesso partecipo anche io, dove affianco il capitano e ammiraglio ormai Claudio Finazzi e gli altri membri della crew. Diffidate di Gianluca Vicinanza perché è un tirchio che non invita a pranzo le persone. Scherzo, ciao Gianluca. Saluto anche Antonio Palazzo, Ismaele Grasso e così via, tutti quanti. Chiaramente lì è una crew composta da molte persone. Saluto ovviamente di riguardo anche a Gianni Broker, che è il nostro grafico di fiducia, nonché persona simpaticissima e anche amante di Bud Spencer e Terence Hill, come lo sono io, quindi un saluto speciale va a lui. Bene, detto questo, io direi che possiamo cominciare. Allora, la prima cosa che faremo è probabilmente andare ad attaccare questo pannellino, perché è quello che, diciamo, chiuderà del tutto l'ellisse della sezione superiore a disco, ok? Bene ragazzi, allora cominciamo, come detto poc'anzi, proprio con l'inserimento di questo pannellino qui. Questo non richiederà particolari difficoltà, sembra fatto abbastanza preciso, da quello che vedo. Poi qui c'è un leggero bordino che diciamo aiuta l'inserimento, e su cui il pannellino dovrebbe cadere proprio a pennello senza forzature. Facciamo una prova. Sì, si inserisce veramente senza difficoltà, spiana anche già bene, quindi a questo punto ci rimane solo da girare e da assemblarlo con le viti che sono quelle di tipo FM, quindi andranno lubrificate con un po' di svitol o similari, ok? Bene, allora vi consiglio sempre di mettere un panno morbido sotto, perché adesso il modello comincia a pesare, quindi anche muoverlo su un piano di lavoro potrebbe crearvi comunque delle rigature eccetera, quindi mettere un panno a protezione dello scafo. Poi inseriamo da sotto il pannellino in corrispondenza dei vari fori, ecco qua, e iniziamo ad applicare la prima vite. Ovviamente stringeremo solo parzialmente, giusto per cominciare a far tenere il pannello, ma poi il serraggio lo completeremo quando avremo piazzato tutte le viti, che in questo caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
lubrifichiamo sempre. In questo caso la mettiamo a croce, quindi metteremo un'altra da questo lato, proprio per il fatto che in questo modo si centrerà meglio, oltre a tenere già posizionato il pannello senza farlo cadere giù. Ecco qua. Mettiamo la quarta vite, che a questo punto terrà perfettamente il pannello posizionato, e poi inseriremo anche queste ultime due. Una volta inserite tutte, poi andremo, diciamo, a stringerle fino a fine corsa, sempre senza esagerare, ragazzi, perché vi ricordo che non è necessario stringerle in maniera tale da andare vicini a romperle. È sufficiente portarlo a fine corsa, il modello sicuramente non ha bisogno di ulteriori serraggi. Ecco qua, allora prima di stringerle giriamo, controlliamo che l'assemblaggio sia corretto. Eccolo qua, sì, spiana perfettamente, non ha problemi, quindi possiamo procedere a stringere meglio le viti. Ecco qua, ci siamo. Chiaramente poi qui sopra andrà assemblato tutto il pezzo relativo al, diciamo, alla plancia, con la parte diciamo dell'uscita dell'hanger navette verso questa direzione. Adesso dovremo attaccare tutto il ponte principale qui sopra, quello che contiene anche la plancia. Io sarò costretto comunque a rismontarlo successivamente, perché come potete vedere qui sto procedendo con la modifica per fare l'oblò del tetto della plancia, e siccome non ho ancora i materiali che mi sono necessari, anche perché devo decidere ancora se utilizzare la testa di un LED da 3 mm oppure se riempirlo con un liquido vetrificante, insomma qualcosa che dia un po' di effetto vetro qui sopra. In attesa di ciò, appena avrò, diciamo, stabilito la via migliore per me, procederò alla modifica completa. Comunque il foro l'ho già fatto. Adesso, come vedete nel filmato, vi ho messo alcune foto per farvi vedere le attrezzature usate, ma in pratica ho usato un semplice trapanino a mano da modellismo con delle micro punte. Sono partito con la punta da 1 mm, poi ho fatto un foro successivo con una punta da 2 mm, poi 2 mm e mezzo, ed infine ho usato la punta da 3 mm, che corrisponde appunto al diametro pressappoco necessario per ottenere un buco della dimensione corretta. Oltretutto esistono anche i diodi LED da 3 mm, che quindi appunto, come vi dicevo, potrebbero essere usati per ottenere subito una cupola da inserire qui. Ovviamente bisognerebbe svuotarli dalla parte vera e propria del diodo, in maniera da ottenere solo la plastica che c'è necessaria, in quanto per illuminarla dovrebbe bastare il pannellino riflettente che abbiamo qui sotto. Ovviamente andrà messo in corrispondenza diciamo della parte dove dovrà essere illuminato qui il ponte, un mix tra il giallo e l'arancione, perché era il colore tipico della luce che usciva, diciamo, dalla plancia, no? Quindi richiede un lavoro minimo, ma comunque alla fine lo dovrò fare. Per chi di voi ci si vuole cimentare non è difficile, l'importante è che quando cominciate usiate una punta piccola, anche per centrare con maggior precisione possibile il centro della plancia, perché se voi cominciate il buco un po' più da una parte rispetto all'altra, poi rischiate che il buco vi venga storto. Quindi si inizia sempre con una piccolissima punta, in maniera da poter recuperare se uno sbaglia la centratura.
Una volta fatto il buco alla dimensione di 3 mm, io poi ho usato una piccola lama del cutter per passare torno al profilo, perché comunque quando scavate tende a crearsi un profiletto rialzato che è un po' antiestetico, quindi con diciamo, la lama del cutter piano piano ho girato intorno al buco e ho eliminato quel rialzo, e adesso il foro è praticamente, a mio avviso, perfetto. Ok? Adesso però comunque io procederò come se la modifica non c'è, quindi andremo a posizionarlo sopra e lo sistemeremo con 14 viti di tipo BM. Allora, facciamo scivolare all'interno ovviamente i vari connettori dei cablaggi elettrici e poi poggiamo delicatamente la struttura sopra la sezione a disco. Qui ci sarà da lavorare un pochino per far entrare meglio gli incastri, da quello che vedo. D'altronde era previsto già che avrebbe dato qualche difficoltà in più. Ok, però adesso piano piano faremo tutto. Bene, ora giriamo la sezione a disco e cominciamo a piazzare le viti BM. Ne abbiamo ben 14 da posizionare, quindi chiaramente ci rivediamo quando l'operazione è completa. Ecco qua, abbiamo messo le 14 viti, diciamo che spiana abbastanza bene. Io ancora non ho forzato più di tanto perché proprio in virtù del fatto che tanto la devo rismontare. Qui davanti risulta ancora alzato perché in realtà adesso, per completare l'opera, dovremmo andare a smontare la PCB che avevamo montato in precedenza e serrare con altre viti anche i fori presenti proprio sotto la scheda. Quindi adesso praticamente procediamo rimuovendo queste due viti qui che tengono la scheda sopra diciamo il modello. Ecco qua. Poi chiaramente dopo la andremo a riposizionare e la solleviamo in maniera da accedere ai fori che troviamo qui sul davanti. Procederemo adesso sempre diciamo, ad assemblarlo utilizzando le viti BM. Ne utilizzeremo 8 in pratica e bloccheremo su questi fori qua che sono presenti qui, in maniera tale da tenere in maniera diciamo perfetta tutto il ponte principale sopra la sezione a disco. Bene, ho posizionato le 8 viti, sono tutte concentrate proprio sotto alla posizione dove era presente la PCB. Ovviamente non vi faccio più vedere mentre metto tutte queste viti perché è solo una perdita di tempo, anche molto noiosa, ma sicuramente è molto facile, quindi non necessita nessuna spiegazione particolare. E adesso andiamo a rimettere la PCB in posizione sui precedenti fori che già occupava, quindi riavvitiamo le sue viti delicatamente. Vi ricordo di non stringere assolutamente le viti che tengono in posizione la PCB perché se si spaccano potrebbero danneggiare comunque anche la scheda. Ecco qua, quindi molto delicatamente. E adesso andiamo a girare il modello e verifichiamo come spiana. Beh, direi sufficientemente bene. Qui ancora non è proprio messo bene, ma vi ripeto, io non ho stretto quasi nulla, ho lasciato molto lento perché devo rismontarla per fare il completamento della, diciamo dell'obolo della plancia, quindi quello che vedete qui alla prossima volta che lo mostrerò sicuramente sarà tutto molto più spianato. Ok ragazzi? Bene, ora completiamo il fissaggio della PCB inserendo le altre due viti mancanti che sono di tipo FM, in maniera tale che questa volta si terrà in posizione con 4 viti invece di 2, visto che adesso dovrebbe essere la posizione definitiva. Ovviamente io sarò costretto a rismontarla per i motivi che vi ho detto prima, ma questo non fa testo. Per voi che non dovete fare diciamo questa operazione si completa una volta messe queste queste due viti diciamo mancanti. Vi ricordo sempre che siccome operiamo sulla scheda elettronica non forziamo troppo, quindi è sufficiente accostare la vite senza andare a stringere, altrimenti spacchiamo la scheda. E la scheda la spacchiamo molto prima della vite. Allora, inserisco l'ultima.
un inserimento molto docile, molto facile. Ecco fatto. Ok, bene, una volta fatto ciò andrebbero posizionati sulla scheda PCB chiaramente questi 3 connettori che vengono dal ponte principale, quindi dalla plancia e tutta la zona intorno. Chiaramente io adesso non lo faccio perché tanto vi ripeto non la devo smontare, però comunque vi indico quelli che vanno collegati. Allora sì, vedendola da così, allora andranno collegati nella PCB2, quindi quella che sta più centrale. Il cavo che ha la lettera C sopra la linguetta, che è quello che viene proprio dal centro del ponte, diciamo della plancia, andrà sul quarto connettore partendo dalla vostra destra. Vostra destra intendo sempre come se voi abbiate il modello davanti a voi come ho io posizionato, quindi contate 1, 2, 3 e quarto. Questo andrà qua, ok? Rispettare sempre chiaramente i dentini che vanno verso le apposite scanalature presenti sopra il socket, perché se lo mettete al contrario poi non funziona. Mentre il cavetto contrassegnato con la lettera A, che poi è quello che comanda i LED che illuminano la parte frontale delle finestrelle del ponte principale, andrà inserito nel secondo slot partendo sempre da destra, questo qui. Ok, spero si riesca a vedere bene. L'ultimo che ci rimane da collegare, che poi è quello forse che si capisce meno l'utilità, visto che non ne abbiamo visto che io mi ricordi nella serie, è quello che comanda la luce dello sfiato del, diciamo del ponte, quello che dovrebbe buttare fuori, penso, presumo perché non mi ricordo bene, il plasma in caso di avarie eccetera, che sinceramente non capisco per quale motivo Yelmos lo abbia dotato di LED, visto che nella serie lo vediamo sempre spento, e quello va inserito nell'ultimo slot qui, partendo sempre da destra. Per farvi capire, questo che è serigrafato con la lettera B come cavo è quello che dovrebbe far accendere questo qui, questa porta di sfiato qui, ma ricordo, vi ripeto, io ricordi non l'ho mai vista accesa una cosa del genere, quindi sì, forse nei progetti sarà anche previsto, ma poi non è stata mai utilizzata in quel modo, quindi io personalmente questo fa parte delle modifiche, perché questo verrà dipinto di nero e lo terrò senza il LED sotto, quindi questo non si accenderà nella mia. Ok, bene, direi che a questo punto possiamo procedere, andare avanti e cominceremo ad applicare le parti dei motori a impulso. Allora, motori a impulso che sono costituiti da questi 2 pezzi, uno per parte ovviamente, e vanno assemblati così uno sopra l'altro, se non rimane bloccato al momento, è solo da appoggiare. Dice come lo mettiamo il verso? Allora, i pezzi sia a destra che a sinistra alla fine sono uguali. Per diciamo effettuare il montaggio ovviamente dovete tenere presente che queste alette dove andranno impernate le viti dovranno spianare verso il basso, ok? Andranno in questo punto ad esempio, allora chiaramente andranno orientate con le lamelle nella direzione verso il basso, in questo modo. Non so se si riesce a vedere, ma comunque il metodo è questo. Adesso cerco di avvicinare magari il telefono, scusate, perché io, purtroppo la mia attrezzatura è il telefono. Eccolo qua, vedete? Va qui, chiaramente ci sarà da mettere davanti questo si terrà in posizione con gli incastri qui dello scafo, ok, in questo modo, e poi procedete chiaramente bloccando con le viti. Prima di farlo però qui di lato c'è una scanellatura, dovremo inserirci il LED che rimane libero del cavo che già illumina questo pannello qui, vedete? C'è un LED libero, quello va dentro il motore a impulso, e stessa cosa dovremo fare dall'altro lato, di qua, dove c'è chiaramente questo cavo con questo LED libero relativo a questo pannello qua. Qui metteremo l'altro motore a impulso e il LED che è libero andrà nel motore a impulso. Bene, allora prendiamo il LED, lo inseriamo qui nella sede, ok, e così appoggiamo davanti il motore a impulso. Ovviamente la parte più stretta
che è quella più lunga su questo pezzo qua, andrà in direzione della parte che va a stringere di questa placca riflettente posteriore, ok? Ce lo posizioniamo sopra in maniera da tenere fermo il LED e poi lo andiamo a posizionare in corrispondenza dei buchi presenti qui sullo scafo, ok? Controlliamo che entri tutto bene in posizione. Dopodiché prendiamo due viti AP e li andiamo a posizionare qui sopra, qui e qui, in maniera da tenere il tutto fermo. Mi raccomando, non stringere troppo perché qui è tutta plastica e si rompe qualcosa, quindi andate molto delicati. Ecco qua. L'operazione ovviamente va ripetuta nell'identico modo per mettere l'altro motore a impulso qui da questa parte. Ora riponiamo la sezione a disco e prendiamo il portabatterie che andrà inserito nella gondola di curvatura. Anche qui opterò io per una modifica, adesso chiaramente non la faccio lì per lì, ma in realtà è molto semplice. Praticamente inserirò in posizione dentro la, diciamo, la carrozzeria della gondola il suo interruttore come se volessi montarlo normalmente, e poi lo taglierò a misura in maniera tale da farlo sporgere il minimo possibile dallo scafo. Poi lo dipingerò di un colore grigio molto simile a quello dello scafo, in maniera tale che dovrebbe risultare meno visibile, perché questi interruttori a slitta sono un vero e proprio, come si dice a Roma, un cazzotto dentro un occhio da vedere, ok? Bene, come facciamo adesso per procedere all'assemblaggio invece standard? Per l'assemblaggio standard andremo ad inserire il dadino all'interno del suo alloggiamento qui, quindi giriamo il tutto. Qui c'è già un foro a forma di esagono, ci dobbiamo andare a mettere dentro il dadino che ci viene fornito di metallo, ecco qua, questo qui, quindi lo posizioniamo dentro. Questo chiaramente per farlo scivolare potrebbe darvi un minimo di difficoltà, ma provando poco poco alla fine sicuramente entrerà. Ecco qua. Chiaramente fatelo scivolare il più dritto possibile, poi se serve, ecco, come ho fatto io per esempio con il cutter, vi date una leggera incastratina in posizione in maniera tale che non vi cada finché non ci mettiamo la vite che lo tirerà bene dentro, ok? Poi dobbiamo andare a coprirlo con questo coperchiettino di plastica che andrà posizionato semplicemente sopra. Ovviamente la parte diciamo concava andrà verso l'interno e lo bloccheremo in posizione con due viti AP in maniera tale che rimanga chiuso e non perderemo successivamente il dadino. Ovviamente il coperchietto ha un'asola di fianco che non so se si riesce a vedere in video, ma comunque quell'asola ovviamente andrà girata verso l'interno della struttura, ok? Quindi l'asola sarà in questa direzione. Anche se lo girate comunque non è che vi crea problemi, sinceramente non so nemmeno perché l'abbiano fatta, forse per aiutare ad aprirlo? Sì, allora in quel caso possiamo anche metterlo girato verso l'esterno, ma ripeto, sinceramente non ha molta importanza come lo girate. Ora prendiamo due viti AP, le applichiamo qui a chiusura del coperchietto. Anche qui applichiamole tutte e due prima di stringere e non stringiamo troppo, nel senso che comunque sulla plastica vi ricordo che è molto facile mangiare il materiale e quindi spanare il percorso della vite, pertanto arrivate fino a fine corsa e poi stop, tanto non si muoverà nulla. Ecco qua, in questo modo. Bene, con questa operazione concludiamo lo stage 55, possiamo passare allo stage 56 dove assembleremo per prima cosa i banchi phaser. Attivare.
Allora cari amici, stage 56, come vedete queste sono le parti che andremo ad assemblare. Abbiamo alcune parti dei banchi phaser principali, viti, due pezzettini colorati di plastica trasparente rossa e verde che non ho capito ancora bene cosa siano, e poi abbiamo la parte inferiore della gondola di curvatura che andrà a completare quella che stiamo montando in pratica. Bene, quindi adesso la prima cosa che faremo è cominciare con il montaggio dei banchi phaser che andranno assemblati sullo scafo utilizzando delle viti di tipo CP. Bene, allora posizioniamoci davanti la sezione a disco, come vedete. Prendiamo il primo banco phaser da inserire, che sarà quello che metteremo da questa parte. I banchi phaser di hanno prestampata la loro designazione non Borg federale. Come non so se si riesce a leggere, su questo per esempio c'è scritto U01 e quindi cominceremo proprio da questo pannello qui, quello U01, che andrà posizionato in questo modo a partire da qua e lo faremo cadere dentro negli appositi fori. Una volta posizionato poi dovremo girare lo scafo e assemblarlo utilizzando le viti di tipo CP e ne servono in questo caso 3. Ok? Quindi giriamo sempre molto delicatamente. Io adesso ho tolto il panno, ma io vi consiglio sempre di tenere sotto il panno per evitare che possa graffiarsi qualcosa. Prendiamo le viti, il CP appunto, e iniziamo ad assemblare questa parte di banco phaser. Ovviamente come sempre non stringiamo, ma inseriamo solo le viti per tenere il pezzo in posizione e poi procederemo a stringere successivamente, anche perché dovremo controllare anche che i vari pezzi dei banchi phaser vadano ad unirsi tra loro in maniera contigua senza differenze di direzione, quindi potrebbe essere possibile e necessario dover risvitare qualcosa, pertanto è meglio lasciare lento. Poi una volta che li abbiamo messi stringiamo dopo, ma al momento non abbiate fretta. Ecco qua, in questo modo ripetiamo chiaramente l'operazione anche per i successivi fino all'esaurimento dei pezzi che ci sono stati dati. Ovviamente ogni volta che inseriamo il pezzo successivo, che in questo caso dovrebbe essere quello marcato U02, quindi questo qua, controlliamo sempre che la parte che va a collimare con l'altra parte già montata tracci una linea continua, che non ci siano dei gradini in fuori rispetto al suo bordo, diciamo, ottimale. Ok, quindi se c'è qualcosa che non va dritto vuol dire che c'è qualche cosa montato male. Ok, quindi passiamo con questo, rigiriamo e continuiamo con il montaggio delle viti. Ecco qua, i banchi phaser sono montati, si notano delle piccole, anche se purtroppo visibili, interruzioni tra un elemento e l'altro, che sicuramente potevano essere fatte in maniera da coprire in maniera un pochino più decisa queste interruzioni dovute chiaramente alla segmentazione dei pezzi. Forse per fare questo sarebbe stato più logico fare un pezzo unico o al limite diviso in due sole parti che avrebbero preso completamente i due emisferi, diciamo, no? In maniera tale che tutte queste piccole linee di giunzione non ci sarebbero state. Sarebbe stato una scelta sicuramente più logica e ottimale. Qui io noto addirittura un piccolo disallineamento proprio sulle bordature, ma devo anche vedere, perché ripeto, io ho lasciato il tutto un po' lento proprio per il fatto che comunque devo ridare un po' una sistemata, dovendo rismontare questa parte qua per operare sopra la plancia. Quindi dopo, quando rimonterò, diciamo, il tutto in maniera definitiva, chiaramente tenterò anche di correggere queste piccole imperfezioni che sicuramente sono dovute a qualche piccolo disallineamento, come anche speriamo che quando sarà chiuso lo scafo ci siano meno rialzature e meno flessioni su queste bordature esterne, che comunque presentano un po' di disallineamenti a livello proprio di incastri, anche se comunque l'incastro è fatto bene, quindi a quel punto è solo forse una questione di torsione dei materiali una volta avvitati. Bene, a questo punto possiamo direttamente passare, direi, all'elemento successivo, che in pratica
è quello dove useremo quelle piccole particine colorate di plastica trasparente che vi ho fatto vedere prima, cioè non trasparente, cioè di un rosso trasparente e un verde trasparente. Allora, questi pezzettini colorati di plastica trasparente sono le luci di formazione in pratica, o quello che comunque dovrebbero simulare. Adesso vi li faccio vedere un pochino meglio. Eccolo qua, uno, e due me lo sono perso, eccolo qua, quello verde è qui, ok? Quindi mettiamolo magari in sicurezza con un pezzettino di nastro trasparente che poi rimuoveremo quando completeremo lo scafo e questo pezzo rimarrà chiuso in maniera più definitiva. Bene, ora mettiamo da parte la sezione disco e recuperiamo questo pezzo che monteremo appunto sulla gondola e prendiamo il vano portapila con il suo relativo interruttorino. La prima cosa che andremo a montare è appunto l'interruttore e il portapile. Quindi posizioniamo il portapile, andrà orientato chiaramente secondo il buco, quindi in questo modo, ok? E lo fisseremo con due viti di tipo GM posizionate una qui e una qui, praticamente in corrispondenza delle sue alette. Anche qui non esagerate, stringete solo quel tanto che è necessario ad accostare le parti. Ecco qua, in questo modo. Allora, l'interruttore, non so se si riesce a vedere bene, ha praticamente tre piedini, 1, 2 e 3. Come montiamo l'interruttore rispetto al pezzo? Allora, il piedino, quello libero senza nessun filo collegato, andrà verso la fine, verso qui, verso l'uscita della gondola, mentre i due collegati andranno verso questa direzione. Quindi in pratica l'interruttore va montato così. Spero sia abbastanza visibile. E andrà posizionato con due viti GM, cioè scusate, con due viti DM. Ecco qua. Allora, come potete vedere, l'interruttore come al solito spicca un pochino troppo fuori rispetto allo scafo, quindi io eseguirò poi successivamente, non lo farò adesso ovviamente, un'attacca in corrispondenza dell'altezza che secondo me è più ottimale da far uscire fuori, che sia sufficiente per muovere l'interruttore, e poi lo taglierò probabilmente a mano senza usare Dremel eccetera per fare un taglio un po' più preciso, oppure con un piccolo seghettino, in maniera da ridurre l'altezza di questo interruttore almeno della metà. Successivamente lo colorerò di un grigio molto simile a questo, o addirittura uguale se lo trovo, in maniera tale da renderlo meno visibile, perché comunque la scelta di questi interruttori è davvero bruttissima. Chiaramente se avete montato l'interruttore al contrario non ha grossa importanza, perché vorrà dire che l'accensione avverrà invece che in un senso nell'altro senso, ma comunque l'interruttore funzionerà lo stesso, quindi non fatevi troppi problemi se magari avete montato l'interruttore al contrario, anche se comunque per rimontarlo in posizione basta risvidare queste due viti e girarlo, quindi non è una grossa perdita di tempo, ok? Fatto questo possiamo dichiarare concluso lo stage 56 e passare allo stage 57, attivare. Dunque, stage 57 andremo ad applicare una parte dello scheletro della sezione inferiore della sezione a disco. Abbiamo una nuova PCB da inserire per comandare le luci della parte inferiore, abbiamo un interruttore, un coperchietto di plastica, dei perni in plastica, un perno in plastica con una vite e delle solite viti che useremo per assemblare il tutto. La prima cosa da fare, prenderemo questo perno insieme alla molla e inseriremo il perno nella molla in questo modo, lasciando fuori la testa, quella flangiata, ok? Poi prendiamo la parte della sezione della gondola su cui stavamo lavorando e mettiamo il perno all'interno di questa scanalatura qui. Chiaramente la parte flangiata deve rimanere all'interno
di questa scanalatura, ok? Questo perché dovrebbe essere un sistema a sgancio rapido della gondola. In pratica, vedete, se io premo sopra la testa si ottiene un rientro del perno, ok? E questo dovrebbe servire per poter agganciare e sganciare la gondola, ok? Quindi controllate che il pezzo sia posizionato bene, deve fare quel movimento. Dopodiché prendete il pezzo di plastica fatto a coperchietto, che è fatto uguale da tutti e due i lati, quindi non ha un orientamento preciso, potete metterlo come volete, lo posizionate sopra a chiudere e fissate il tutto con due viti di tipo AM, in questo modo. Bene, proseguiamo con questo stage 57. Allora, prendiamo il cavetto 57F, è quello con i due connettori più piccoli, e lo andiamo a collegare sul connettore piccolo qui che troviamo in alto a destra nella seconda PCB, la PCB2. Attenzione, siamo orientati in maniera che la parte anteriore della sezione a disco è verso di me, mentre quella posteriore, quella che va verso le gondole di curvatura, è da questa parte, ok? Quindi la PCB che ci interessa è quella che rimane più centrale, in pratica, alla nostra destra, guardandola in questo modo che vi ho spiegato. Allora, chiaramente prendiamo sempre il connettore con delicatezza, vi ricordo di guardare sempre dov'è il perno che fa da riferimento per il verso, dall'altra parte invece vedete i due contatti elettrici, ma a voi interessa vedere il perno, dov'è? Che è quello frontale, e il perno frontale va orientato verso la parte chiusa del socket. Vi ricordo che questi socket sono fatti con una parte frontale chiusa e una posteriore aperta. Quindi la parte con il perno va verso la parte chiusa. E chiaramente adesso con l'intensità della presenza di cavi è più ampia, quindi ci sono più difficoltà anche per metterci le mani sopra. Bene, poi una volta fatto questo andiamo a mettere la PCB3, che è quella che ci sarà fornita appunto con questa uscita, questa qui. Eccola qua. Allora, come va orientata? Va orientata, in base a come vi ho detto che è messa la mia nave al momento, con i connettori più piccoli nella direzione delle gondole di curvatura, quindi in questa direzione nel mio caso, o comunque come riferimento visivo i connettori più grandi devono guardare l'altra PCB, quella che è già montata, quella più centrale, ok? Quindi ci facciamo un po' di posto, ovviamente, perché qui abbiamo un po' di cavi. Chiaramente questi due LED che ho sfilato, che vedete qua, non è che mi si sono tolti, li ho tolti io perché era il famoso cavetto dove un LED andava sullo sfiato famoso sul ponte, che io invece vorrò colorare di nero, quindi ho tolto la luce perché non servirà lì, ok? Ho lasciato collegato adesso per comodità il cavo per vedere se mi può servire per illuminare qualche altra cosa, però ecco, il motivo era quello. Allora facciamo appunto spazio al meglio che sia possibile. Ecco qua. E una volta posizionata prendiamo appunto la prima vite FM e la andiamo a posizionare. Mi raccomando, come sempre non stringete eccessivamente perché rischiamo di spezzare appunto la scheda PCB, che è un materiale comunque abbastanza delicato. Facciamo come sempre la stretta a croce, nel senso che avvitiamo prima parzialmente da una parte e poi proseguiamo sull'altro diciamo, punto di ancoraggio. Mettiamo l'altra vite nella parte anteriore. E l'ultima vite da questa parte. Così, una volta che le abbiamo messe tutte e quattro in posizione, poi andiamo a stringerle tutte e quattro. Una volta posizionata
prendiamo il cavettino che abbiamo appena montato sulla PCB2 e lo andiamo ad inserire su questo connettore qua, quello in out, presente in alto a sinistra sulla nuova PCB che abbiamo appena messo, in questo modo, sempre rispettando il verso chiaramente che vi ho spiegato prima. Ecco qua. Cerchiamo di metterlo in maniera che non dia fastidio a nulla. Ok. Ora prendiamo il cavetto dotato di interruttore che ci è stato fornito in questa uscita e colleghiamo il suo connettore al socket SW1 che troviamo qui sulla PCB numero 1, la prima che abbiamo installato sull'astronave. Ok? Anche questo lo posizioniamo sempre rispettando la direzione del connettore. Ecco qua. Questo probabilmente sarà l'interruttore che ci permetterà di accendere le luci della sezione a disco, e per il momento lasciamolo un attimino così volante. Adesso recuperiamo tutti i cavetti col connettore piccolo che vengono da questo pannellone grande, quello dove è presente la zona dell'arboretum. Vedete, ne abbiamo 3 e li andiamo a collegare sulla PCB numero 3. In particolare li collegheremo sui primi 3 connettori che troviamo di fronte a noi. L'ordine non credo che abbia molta importanza, quindi possiamo procedere un po' così, diciamo, come meglio ci aggrada, più che altro magari rispettando la maggiore o minor lunghezza dei cavi in maniera da farli tirare il meno possibile. Ok, quindi diamo un'occhiata a quale è più lungo, a quale è più corto. Ok, il più corto è questo, quindi iniziamo agganciando questo nella zona più vicina. Eccolo qua, lo passiamo a quest'altro. Infine il terzo. Ecco qua, perfetto. Mettiamo un attimo i cavi un pochino così, sperando che si reggano. Cerco di farvi vedere adesso in una maniera un pochino più idonea cosa abbiamo fatto. Praticamente abbiamo collegato tutti i cavetti che venivano da questa parte su questi 3 connettori. Ok, ce n'è ancora uno qui da collegare, sicuramente va su uno degli slot liberi qua, ma poi lo collegheremo dopo, anche perché non credo di averlo saltato, credo non ce l'abbiamo fatta ancora collegare. Bene, a questo punto recuperiamo i cavi che vengono dai motori a impulso e dai pannelli che sono subito diciamo vicini ai motori, appunto, e li andiamo ad inserire sui primi 2 connettori di tipo A che sono sulla nuova PCB, sulla numero 3, sempre rispettando il verso. Ecco qua, uno è fatto. Andiamo a mettere anche il secondo motore. Eccoli qua. Questi ovviamente resteranno accesi fissi anche quando la sezione a disco è attaccata, perché purtroppo il modello l'hanno progettato così. Si potrebbe anche eliminare, lasciarli disattivati, non so, quello decidete un po' voi come volete fare. Colgo l'occasione invece per farvi vedere questa pinzetta qui. Questa è la famosa pinzetta che serve per diciamo scollegare i connettori. Vedete come è fatta? Ha questi 2 gancetti in pratica con cui voi andate a prendere il connettore che dovete staccare, lo afferrate così ai lati e poi delicatamente lo muovete ed ecco qua, si scollega in maniera molto molto facile, quindi magari procuratevela. Io l'ho presa su Amazon, ma costa veramente poco, mi sembra meno di 5 euro, ragazzi, quindi non è una spesa grossa e vi agevola molto la vita. Bene, poi a questo punto date una sistemata un pochino ai cavi, ecco, raggruppateli con le fascette, non necessariamente come dice nelle istruzioni, vedete un po' voi come vi piace farli passare meglio in maniera tale che non intralcino con nulla,
chiaramente questi ultimi che abbiamo messo di cavi lasciamoli ancora liberi, in maniera tale che vedremo man mano che andremo avanti con il montaggio della parte inferiore della sezione a disco come farli stare in maniera più consona e che diano, diciamo, meno noia possibile. Poi ovviamente potete collegare diciamo, il portapile e fare la prova con l'interruttore per vedere se tutte le luci si accendono. Io adesso ho un problema perché ho visto che facendo la prova se c'è questo cavo collegato non si accendono nessun LED, quindi evidentemente questo crea un corto, quindi dovrò rismontare questa parte e sostituire questo cavo perché probabilmente ha qualche problemino, però per il resto, diciamo, funziona. Adesso non so se riesco a farlo vedere, le pile sono anche un po' esaurite, vediamo un po', ecco qua. Ovviamente la zona interessata sarà spenta, quella che devo, diciamo, sostituire il cavo. Certo non si vede un granché perché, ripeto, le pile sono abbastanza fiacche. Vabbè, fidatevi, diciamo, sulla parola. Ok. Bene, adesso proseguiamo e cerchiamo di concludere questo stage 57 montando questa parte dello scheletrato della, diciamo, della sezione inferiore della parte della sezione a disco. Eccolo qua, questa è la parte che andremo a mettere e andrà assemblato usando le viti BM e le viti FM nella parte più esterna. Andrà posizionato in questo modo, vediamo un po' se riesco a farlo vedere. Ecco qua, così. Chiaramente dovremo prestare attenzione in questo caso a non schiacciare i cavi e lasciarli più liberi possibile. Ecco qua, abbiamo montato questa parte di scheletro che andrà a comporre tutta la sezione sotto, su cui applicheremo poi i pannelli per completare la sezione disco. E niente, io adesso dovrò rismontare un attimo tutto quanto, purtroppo, perché devo sistemare questo problema di questo cavo qui che fa corto. Comunque, diciamo, a parte questo, possiamo dichiarare la stage 57 completa. Passiamo allo stage 58, attivare. Bene ragazzi, cominciamo questo stage 58. Allora, nel frattempo io ho fatto una piccola pausa, piccola come dire, perché sono stato a smadonnare nel vero senso della parola per diverse ore, perché praticamente per sostituire quel cavo danneggiato con i LED danneggiati, che è questo qui, il cavo è rimasto praticamente quasi trinciato sotto la pressione dei vari pannelli, perché purtroppo lì, per quanto uno vuole stare attento, qualche cosa sfugge sempre. Poi chiaramente gli spazi sono molto limitati e praticamente per sostituirlo ho dovuto smontare mezza astronave. Questo sicuramente è un lato negativo di questa build, nel senso che è stato progettato veramente male, che per fare una piccola variazione, una piccola riparazione, costringe veramente a delle operazioni che delle volte aumentano il danno invece che aiutare a ripararlo, quindi è veramente un voto negativo da questo punto di vista. Comunque alla fine abbiamo risolto. Adesso passiamo invece appunto allo stage 58, nel quale dobbiamo praticamente rilavorare sulla gondola di curvatura, o quantomeno sulla sua parte inferiore. Ok? Allora, per prima cosa facciamo come abbiamo fatto in precedenza, con questa parte qui, mettiamo quel perno dotato di molla che servirà per bloccare il pezzo in posizione quando chiuderemo la gondola. Quindi prendiamo la molla, infiliamo qui dentro il perno, ok? E poi lo applichiamo qui dentro come abbiamo fatto in precedenza, appunto. Ecco qua. Adesso mettiamo sopra il coperchietto.
Ecco qua, verificate sempre con il dito che il perno possa rientrare e riuscire liberamente senza trovare forzature. Ok, adesso rispostiamo il pezzo della gondola e riprendiamo la sezione a disco e andremo a montare le luci di formazione, ovvero quelle luci che vengono usate per segnalare le dimensioni e la distanza dagli altri dell'astronave. Cominceremo con quella frontale, questa qui, che praticamente poi si troverà posizionata in questo punto. Vi giro la sezione a disco per comodità, per lavorarci meglio, visto che dovrò lavorare qui davanti. Praticamente dovrò collegarlo sul secondo connettore piccolo partendo da destra. Adesso chiaramente l'operazione diventa difficile anche perché abbiamo messo già questo pezzo del telaio della sezione a disco sopra, quindi diventa più complesso fare i collegamenti. Ecco qua, dovremmo esserci. Ok, poi lo facciamo passare lateralmente attraverso lo scafo. Adesso cercheremo di convogliarlo verso il centro qui, facendolo passare sotto a questo groviglio. Ecco qua, e lo posizioniamo qui frontalmente. Poi chiaramente andrà bloccato in maniera definitiva quando arriverà il pezzo che chiuderà qui davanti, però per il momento lo lasciamo così. Ora proseguiamo ancora con le luci di formazione, però prenderemo queste qui, quelle con i cavi più lunghi di tutti che ci sono state fornite con questa uscita, e dove troveremo che i connettori, uno è piccolo e uno è grande. Cominciamo con quello col connettore grande, che è il 58F. Andrà collegato sulla PCB numero 1, quindi la prima che abbiamo installato, e poi dovrà fare tutto un giro fino a tornare praticamente indietro verso la coda dell'astronave, perché andrà a illuminare questa parte qui, queste zone qui delle luci di navigazione. Appunto lo collegheremo sulla fila centrale, in particolare sul terzo connettore partendo da sinistra. Quindi troviamo il primo che è già connesso con un connettore, un secondo più piccolino, il terzo che troviamo dopo è quello dove andremo a collegare noi. Ecco qua. Poi chiaramente bisognerà far fare tutto questo giro fino ad arrivare qua dietro. Sì, sembra ci sia spazio, c'è praticamente questo anello, diciamo, di mezzo, questo qui, dove è sufficientemente largo per far passare il LED, quindi questa volta le istruzioni hanno dato un'informazione abbastanza esatta e quindi procediamo in questo modo. Ecco qua, e lo orientiamo verso chiaramente la lucina rosso trasparente che abbiamo già qui, no? Poi adesso procederemo ad attaccare il secondo cavo. Anche questo farà il medesimo giro passando qui sotto e sbucando fuori da quest'altra parte. Allora, questo abbiamo detto che ha il connettore piccolo, andrà sempre sulla PCB1 e andrà sul secondo connettore partendo da sinistra nella fila centrale, a quello che è appunto di misura B, quella piccolina. Ecco qua, lo infiliamo dentro, poi lo facciamo passare sotto a questo scheletrato. Passiamo qui per la corsia centrale questa volta perché non c'è sufficiente spazio per far fare il giro lungo come nell'altro caso che abbiamo fatto prima. Ecco qua, e anche questo è arrivato da questa parte qui dove poi verrà bloccato, diciamo. Bene, ora ci rimangono solo due cavi da collegare. Ne prendiamo uno, questi hanno i connettori del tipo grande entrambi,
lo andiamo a collegare nel secondo connettore partendo da sinistra della prima scheda, nella fila in basso, quindi quella più verso di noi. L'operazione anche questa volta non è delle più agevoli, perché chiaramente lo spazio adesso diventa sempre meno. Poi lo facciamo passare sempre qui sotto il telaio, in pratica ci facciamo fare questo giro qua, passiamo da qua sotto e poi dovrà arrivare fino qui al lato sinistro dove c'è questo incavo, ed ecco qua. Poi chiaramente anche questo andrà posizionato a suo tempo. Questo magari potremmo far fare anche ancora un pochino un passaggio qua sotto, tanto a questo punto non dovrebbe rimanere schiacciato nulla, perché vedo che passa con molto agevolmente il cavo. Ecco qua. Ora passeremo a mettere il cavo che va dall'altro lato. Allora, il cavo rimanente ha sempre, come ho detto, un connettore di tipo grande. Lo andiamo a posizionare dietro quello che abbiamo appena diciamo installato, quindi sulla stessa linea e sulla stessa PCB. Ecco qua. Poi lo facciamo passare sempre qui sotto, chiaramente cercando di trovare spazio tra gli altri cavi che ormai invadono la scheda. Non c'è una vera e propria regola di come farlo passare, vedete voi, diciamo, il percorso che vi crea meno problemi. Tanto vi ripeto, qui l'estetica è impossibile guardarla più di tanto, e poi comunque una volta che la sezione a disco sarà completa sarà tutto chiuso, quindi non sarà più visibile nulla. Ecco, andrà qua, quindi facciamo un altro giro qui sotto. E poi andrà collegato qui a suo tempo. Per il momento chiaramente lasciamo tutto così. Ora facciamo la fase finale di questo stage. In pratica andiamo ad assemblare quest'altro pezzo di telaio. Ovviamente dovremmo stare attenti a non danneggiare tutta questa miriade di cavi, quindi controlliamo che spianino a dovere quando dovremo inserire questo pezzo che andrà bloccato con le viti BM ed FM sul perimetro più esterno. Ecco qua amici, anche il secondo scheletrato l'abbiamo piazzato. Non vi nascondo che mi sta dando del filo da torcere questa build, nel senso che qui i fili sono tutti quanti a rischio schiacciamento, quindi è molto complesso, bisogna prestare molta attenzione, e oltretutto se si rompe qualcosa è complicatissimo rimediare, perché bisogna rismontare praticamente mezza astronave, diventa una cosa quasi impossibile da fare, o comunque da fare solo se uno ha veramente tanta pazienza e tempo da perdere. Per tutti gli altri consiglio di chiudere un occhio e andare avanti, perché purtroppo ripeto, comporta una serie di difficoltà non indifferenti. Bene, con questo abbiamo concluso anche lo stage 58. Vi faccio vedere un attimo il risultato. Spengo un attimo le luci. Ecco qua, come potete vedere avremo una serie di luci. Questa qui sarà la luce di navigazione frontale, queste quelle laterali, mentre dietro ne avremo ancora altre due, più questa fissa che non mi ricordo a cosa serve. Ma no, è quella che era collegata, sì, dell'altro motore a impulso, diciamo, quindi è da rimettere a posto qui, ok. Perché li hai ristaccati? Perché li ho ricolorati meglio dentro, in quanto la loro colorazione di base lasciava trasparire diciamo una superficie di colore non uniforme, ecco. Quindi ho preferito ripassare con un po' di Tamiya Red Clear all'interno dei motori a impulso. Bene, questa è la parte, diciamo, vista invece dall'alto. Non è completamente esente dai trasudi di luce, cercherò di compensare più in là, ma
sinceramente sono anche un po' stanco, nel senso che veramente non si finisce più di tamponare queste imperfezioni, quindi cercherò di risolvere, ma alla fine non sono sicuro se si riuscirà veramente a eliminare tutto completamente. Bene, detto ciò, io a questo punto vi saluto, vi lascio con questa immagine luminosa dell'astronave, vi do appuntamento ai prossimi video e probabilmente passeremo questa volta a Supercar. Poi a brevissimo arriveranno una nuova serie di video dedicata ai Chogokin, quindi ai robot degli anime giapponesi, che me ne sono già arrivati alcuni, quindi procederò a fare delle video recensioni a modo mio, diciamo. Io non sono un esperto di modelli robotici, però mi piacciono molto e quindi darò la mia opinione da neofita, se vogliamo, però da grande appassionato dei cartoni animati che li riguardano, quindi comunque avrò un occhio molto critico sulla fedeltà all'originale, diciamo al cartone originale. Vi ricordo ancora di seguirci nelle live del canale di Extra Trek, dove ci occuperemo appunto della fantascienza, in particolare di Star Trek. Saluto tutti quanti gli amici del canale Extra Trek, vi invito anche a leggere il loro sito internet, che è veramente molto completo, e dove anch'io curo nel mio piccolo una rubrica dedicata al modellismo nella fantascienza. E niente amici, allora a questo punto appuntamento al prossimo video e di nuovo seguiteci. Ciao a tutti amici, lunga vita e prosperità al buio.